And the gold medal goes to Filippo De Cecco. La medaglia d'oro va al pastaio italiano Filippo De Cecco, si annuncia nel padiglione della Grande Esposizione Universale di Chicago. Siamo nel 1893 e a quel punto il marchio abruzzese di Fara San Martino era in attività da soli 7 anni. Eppure, d'improvviso, era stato giudicato il marchio numero 1 di pasta in America. Ora, vincere una medaglia d'oro a una World's Fair, quella che oggi chiameremmo semplicemente Expo, era l'equivalente industriale di vincere una medaglia olimpica. A dire la verità, dopo la prima edizione moderna delle Olimpiadi di 3 anni dopo, nel 1896 ad Atene, i Giochi Olimpici diventarono attrazioni regolari delle esposizioni universali, dando forma estetica attraverso lo sport ai valori stessi del capitalismo industriale, gioco di squadra, record, competizione. Ora, le esposizioni universali organizzavano regolarmente concorsi in diversi settori produttivi, attribuendo medaglie alle varie categorie di prodotti. Gli italiani ne vincevano parecchie di queste medaglie. Prodotti, artisti, disegnatori, pittori furono premiati in eventi simili. E allora perché la medaglia conquistata da De Cecco fu un'impresa speciale? Cosa rese particolare quell'annuncio dell'esposizione di Chicago? Prima di dirvi 2 motivi, è necessario aprire una parentesi sull'evento che simbolicamente aprì un nuovo capitolo di storia americana. La ricorrenza del 4° centenario dei viaggi di Colombo nel Nuovo Mondo aveva offerto agli Stati Uniti un'occasione favorevole per mettere in scena le conquiste della nazione americana di fronte al mondo, insieme a una nuova idea della sua cultura non più come un mix di importazioni eterogenee, ma come un fatto nativo, endogeno. L'esposizione serviva infatti a mettere in mostra i frutti originali di questo nuovo spirito americano, attraverso le sue attrazioni, come la prima ruota panoramica, le sue invenzioni industriali, come la lavastoviglie e le lampadine fluorescenti, il suo atteggiamento ecumenico, riunendo per la prima volta rappresentanti di tutte le religioni del mondo nel cosiddetto Parlamento delle Religioni, e anche nel suo nuovo stile architettonico verticale, il cosiddetto stile commerciale dei grattacieli, uno stile che si era sviluppato proprio da Chicago dopo il grande incendio del 1871. La sintesi più potente di questa aspirazione a creare e promuovere una nuova cultura americana fu la Sinfonia del Nuovo Mondo di Antonin Dvorak, presentata per la prima volta a New York il 16 dicembre 1893 e caratterizzata da un nuovo stile di composizione americano che includesse per la prima volta anche le tradizioni musicali native e afroamericane. Ora, in questo contesto, quello che rese straordinaria la vittoria di De Cecco fu in primo luogo un motivo di natura politica. Perché? Perché in realtà l'Italia all'esposizione di Chicago non ci andò proprio. L'Italia l'esposizione di Chicago la boicottò. Ora, per darvi un paragone, immaginate un atleta americano che vinca una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca del 1980 da indipendente, quando il suo paese, gli Stati Uniti, avevano boicottato l'evento in reazione alla invasione sovietica dell'Afghanistan. Ecco, nel 1893 l'Italia non aveva proprio costruito un suo padiglione nazionale per l'evento e aveva consentito solo a singoli giornalisti, imprenditori o scienziati di recarsi a Chicago a proprie spese. Tra questi c'era anche Camillo Olivetti, di cui ho già raccontato in un altro episodio. Ma che cos'era successo per scatenare questa decisione? All'epoca dell'esposizione l'Italia aveva ristabilito le sue relazioni con gli Stati Uniti da poco, dopo una crisi diplomatica durata 2 anni, a seguito del linciaggio di 11 siciliani a New Orleans il 14 marzo del 1891. Dopo quel linciaggio, che fu il più grande linciaggio di massa della storia americana, l'Italia e gli Stati Uniti per la prima e unica volta ruppero i rapporti diplomatici. Uno dei fattori scatenanti di questo fatto era stata la percepita crescita di influenza dei siciliani in Louisiana, sin da 10 anni prima, dall'apertura della rotta Palermo-New Orleans nel 1881. Ora, da quella data, in 10 anni, i siciliani erano diventati una grande colonia di circa 30.000 persone. Alcune cause li avevano mossi a partire. Una di queste era la crisi agraria stimolata dalla penetrazione del grano americano sul mercato italiano. Un'altra era la guerra commerciale con la Francia, dopo l'approvazione delle prime misure protezionistiche italiane nel 1878, una guerra commerciale a cui fece seguito il fallimento del progetto coloniale in Tunisia, diventata poi protettorato francese nel
1881. Più di tutto questo, però, ciò che rendeva la Louisiana una destinazione chiave era la crescente domanda di forza lavoro da parte della crescente agricoltura americana. La comunità siciliana, quindi, iniziò ben presto a far sentire il suo impatto sull'economia agricola della Louisiana, ma iniziò anche ad attirare il sospetto, disagio e spesso anche l'aperto razzismo della gente di New Orleans. Il risentimento per l'influenza italiana esplose nel 1890, dopo l'omicidio del capo della polizia cittadina David Hennessy. Quando i 9 siciliani incriminati per l'omicidio furono assolti, iniziarono a circolare diffusi sospetti di corruzione della giuria, sospetti che incitarono la folla a fare irruzione nel carcere cittadino, dove erano detenuti gli uomini, e a sparare a 11 persone. Ora, le comunità italo-americane denunciarono subito il fatto e il governo italiano richiamò subito l'ambasciatore, rompendo quindi i rapporti diplomatici con gli Stati Uniti, e si parlò anche dell'eventualità di una guerra. Mentre la stampa americana intensificava la campagna anti-italiana per coprire il silenzio dell'amministrazione, l'Italia presentò formalmente una mozione a Washington per modificare la Costituzione e rendere il linciaggio un crimine. Questa fu la prima e unica volta nella storia in cui una nazione straniera fece una petizione ufficiale per modificare la Costituzione americana. L'oggetto era il cortocircuito tra gli accordi federali nella firma degli accordi internazionali, quella che sanciva la protezione reciproca dei cittadini stranieri, e il diritto costituzionale di ogni Stato dell'Unione a governarsi autonomamente. Questa discrepanza però portò a uno stallo politico sulla questione del linciaggio, che peraltro non divenne mai crimine federale, neppure oggi. E il presidente Harrison riconobbe gli eventi di New Orleans solo 9 mesi dopo. Nonostante l'impasse sulla Costituzione, Harrison riuscì ad approvare la richiesta dell'Italia di punire i colpevoli e concesse anche un'indennità federale alle famiglie delle vittime, aprendo quindi la strada al ripristino delle relazioni diplomatiche nel 1892 e alla successiva istituzione dell'ambasciata italiana a Washington nel 1893. È in questo contesto di pregiudizio e rappresaglia, di guerra diplomatica e concorrenza industriale, che l'Italia decise di tenersi lontana da Chicago, forse anche per sottolineare che le vere celebrazioni colombiane erano state quelle dell'estate prima, nell'esposizione organizzata a Genova nel 1892. Ora, sotto questa luce, dovete ammettere che il premio di De Cecco era qualcosa di più di una semplice medaglia d'oro. Il secondo motivo che rende notevole questo risultato è di natura industriale e ha a che fare con la storia e la mente innovativa di Filippo De Cecco. Nato nel 1854, De Cecco era proprietario di un mulino a pietra a Fara San Martino, un paese dell'Abruzzo centrale, vicino alla Maiella. De Cecco aveva acquistato il mulino dal padre Nicola nel 1872. In un'epoca in cui il grano era un affare difficile in Italia, non solo per l'espansione agricola americana, ma anche per la famigerata tassa sul macinato che il governo italiano aveva passato nel 1868 per far quadrare i debiti accumulati durante le guerre di indipendenza. La legge fu abolita nel 1884 e 2 anni più tardi De Cecco spostò la sua attenzione dal grano alla pasta, aprendo la sua prima fabbrica nel 1886. Questa data la trovate ancora oggi su tutte le scatole di pasta De Cecco. Ma perché questa mossa è cruciale? Cosa ha fatto sì che questo giovane pastaio abruzzese in attività da soli 7 anni abbia avuto così tanto successo a Chicago? In primo luogo, decentrando la produzione della pasta dal suo fulcro naturale di Napoli al suo mulino, De Cecco immaginò il suo grano duro come l'ingrediente chiave per il successo della sua pasta. In secondo luogo, combinando antica maestria e innovazione tecnica, De Cecco progettò nel 1889 un dispositivo a bassa temperatura che gli consentisse di essiccare la pasta al chiuso, consentendo così all'azienda di ottenere un prodotto più consistente in volumi più elevati, senza dipendere così dalle condizioni meteorologiche o dall'essiccazione all'aperto, come era comune all'epoca. Questo sistema di ventilazione lenta, che ancora oggi è il fulcro del metodo De Cecco, permette alla pasta di preservare l'aroma naturale del grano, mantenendo il glutine e la compattezza durante la bollitura, come anche indicato a dicitura del premio di Chicago, che fu attribuito alla pasta De Cecco per superiore manifattura, colore e compattezza di forma,
forma dopo la cottura. In terzo luogo, partecipando alla grande esposizione americana, pur essendo un imprenditore relativamente sconosciuto e un produttore di pasta non napoletano, De Cecco non solo osò investire nel mercato americano in un momento di crescente immigrazione degli italiani, ma posizionò la sua azienda in uno scenario internazionale, come confermano anche i suoi successivi premi vinti alle esposizioni di Anversa nel 1894 o di Torino nel 1898. Due ulteriori elementi che risalgono all'originaria collocazione del mulino e alla naturale ricerca di distinzione all'estero rendono particolare la pasta De Cecco. Uno è l'acqua purissima di sorgente e l'altro è la trafilatura al bronzo. L'acqua sorgiva della Maiella è fondamentale nella ricerca della qualità perfetta, per la sua temperatura fredda, per la sua purezza e per la sua energia. La temperatura fredda è l'ideale per creare l'impasto. L'acqua di sorgente della Maiella rappresenta un miscelatore puro e certificato. Ora, l'acqua in realtà è un'ossessione italiana, come vediamo anche in altri prodotti come la birra Poretti, che nasce dall'acqua di sorgente, o dalle acque di sorgente imbottigliate come Ferrarelle o Levissima. A titolo di chiarimento, l'acqua minerale o frizzante prese piede in Italia negli anni del dopoguerra, in un periodo in cui era difficile trovare acqua pulita. Per tornare a De Cecco, l'acqua divenne anche fonte di energia e la fabbrica la adottò come propulsore idroelettrico nel 1905. Un altro elemento fondamentale della qualità De Cecco è la trafilatura in bronzo, che risponde sia a un'esigenza funzionale che estetica. Ora, da un lato, la trafilatura al bronzo conferisce porosità alla pasta, permettendole quindi di trattenere il sugo in modo più efficiente. Dall'altra, la trafila disegna la pasta in modo esteticamente gradevole. Questo è incredibile nella cultura italiana. Anche l'impasto diventa design. Ora la pasta può assumere la forma di farfalle, di tubi, rigatoni, di conchiglie, di fusilli elicoidali, di penne o di piccoli spaghetti quando sono bucati diventano bucatini. E i nomi di pasta in Italia sono anche dei marchi territoriali come la Molisana o dei custodi di tradizioni come il taglio pugliese delle orecchiette o le trofie liguri. La pasta può anche diventare un espediente narrativo come vediamo negli strozzapreti, ma non entriamo adesso in questa discussione. Da quanto detto finora, il percorso di De Cecco verso la qualità e l'originalità è legato quindi a due concetti chiave, il processo e la territorialità. Paradossalmente, in un mercato dominato dalla costante ricerca di nuovi prodotti, il percorso di De Cecco verso l'originalità risiede invece nella forza propulsiva delle sue origini e del suo processo, che individua un ingrediente di qualità e lo porta alla sua perfezione attraverso la produzione industriale. Nella mia lezione Who is the Italian Innovator? Chi è l'innovatore italiano? Lo chiamo il modello Paganini, cioè un percorso di innovazione che crea distinzione attraverso la ricerca della perfezione inimitabile di un prodotto e di una categoria. Questa idea di genuinità la troviamo esplicitata nel logo dell'azienda, che è una contadina che indossa gli abiti della tradizione abruzzese mentre trasporta il grano, a testimonianza della continuità con questa tradizione e del radicamento in una storia locale. Questa territorialità è la seconda componente fondamentale dell'azienda, che ha continuato a produrre pasta in Abruzzo, ancorando la propria sede a Fara San Martino e ora a Pescara. La storia di De Cecco è una storia di continue battute d'arresto e ritorni che segue le vicissitudini di tutto il XX secolo. Ora, nel 1915 l'Abruzzo fu colpito da un potente terremoto, come purtroppo anche nel 2009. Durante la Prima Guerra Mondiale l'azienda soffrì per l'interruzione degli ordini dagli Stati Uniti, ma anche per le imposizioni dell'esercito italiano che obbligava a produrre pasta di bassa qualità. Durante la Seconda Guerra Mondiale lo stabilimento industriale fu fatto saltare in aria dai tedeschi quando l'Abruzzo divenne il centro della battaglia lungo la linea Gustav nel 1943. Allo stesso tempo la territorialità di De Cecco non divenne mai autoreferenziale, ma continuò sempre ad aprirsi a un contesto globale. Questo lo vediamo già in Filippo De Cecco, che presentò coraggiosamente la sua nuova manifattura all'Esposizione Colombiana di Chicago e che fece costruire strade a Fara durante il suo mandato come sindaco della città tra il 1906 e il 1909, collegando quindi il suo paese al porto di Napoli e permettendo l'accesso alla rotta transatlantica. Basandosi su questa infrastruttura, De Cecco quindi ampliò il suo mercato da Chicago a Filadelfia, da New York a Seattle, prefigurando quindi la trasformazione della sua azienda da azienda familiare
a marchio globale. Dopo la sua morte nel 1930, l'azienda rimase a conduzione familiare e lo è ancora oggi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la sua crescita fu segnata da alcuni traguardi, come l'apertura di un nuovo stabilimento a Pescara negli anni 50, il raddoppiamento dello stabilimento produttivo negli anni 70 e la trasformazione del marchio in una società per azioni a metà degli anni 80, quando si aggiunse anche la produzione di salse, aceto balsamico, farine e prodotti biologici. Ancora oggi De Cecco è il marchio numero 1 della pasta premium sul mercato americano. Dal primo premio a Chicago nel 1893 a oggi, il piccolo seme è maturato in una storia italiana di successo. De Cecco, quindi, dimostra che la pasta non è solo un'arte italiana, ma anche scienza, ricerca costante e terreno fertile per l'innovazione e il design. Grazie della visione. Se vi è piaciuto questo episodio vi invito a iscrivervi a questo canale o a visitare la pagina del progetto a www.italianinnovators.com. Se volete ricevere aggiornamenti quotidiani e materiali aggiuntivi sullo show, vi invito a seguirvi su LinkedIn al mio profilo personale o su Instagram a Italian Innovators. Grazie ancora, arrivederci e alla prossima.